intorno alle 6:30 del mattino lei si alza, la prima cosa che fa da buon militare è quella di rifarsi il letto e fa una corsa dell'isolato. Quindi si sgranchisce, fa dell'allenamento, fa dello sport e poi torna e fa colazione. Ti arriva una chiamata al telefono mentre stai facendo colazione. Dimmi, pronto? Tesoro, come sei pronta per il viaggio? Sì, ho già fatto la valigia, finisco di fare colazione e ci sono. Va bene, tanto comunque ci vogliono un paio d'ore con la macchina, quindi tranquilla, non ti preoccupare, alla fine la casa non ti possiamo Scappa. prendere tra pochissimo. Va benissimo. Ok, Ok, ciao tesoro. ciao. Senti suonare il clacson e capisci che è la macchina dei tuoi. Ok, appunto trovi tuo padre con le valigie pronte, che ti abbraccia, prende la valigia e la mette all'interno della macchina. Tua madre è molto silenziosa, a malapena comunque ti fa un cenno per salutarti. Quindi Yves, come va con l'agenzia? Intanto tu parte. Ma a parte i soliti casi del il marito che tradisce la moglie, il tizio che ha perso lo spazzolino da denti. Nulla di troppo trascendentale, però va bene fin quando mi danno dei casi e fin quando prendo dei soldi, la vita va bene. Ma tu ti hanno detto qualcosa? Quelli di... Vabbè, tu probabilmente non hai interesse per le zone di Chicago, giusto? Dipende, c'è qualcosa che potrebbe suscitare il mio interesse? Non so se avevi letto che qualche mese fa c'è stato il caso della ragazza alla quale è morta la madre e non hanno nessuna prova per incolparla, nonostante sia l'ultima persona che l'ha vista e non si ricorda neanche come sia successo il fatto che era morta sua madre. Effettivamente so Molto. che se ne è occupato un po' l'FBI di questa cosa, però... Hanno insabbiato tutto per evitare che la stampa fosse coinvolta un po' troppo, magari è una faccenda abbastanza delicata o semplicemente la mente umana agisce per vie misteriose. Possiamo cambiare argomento? Senti, tua madre. Sì, mamma. Invece di parlare di persone morte, grazie. Stiamo facendo questo viaggio per non pensare La a quello mamma che è va già. successo, no? Non è morta, mamma. Non ne abbiamo certezza. Magari semplicemente non voleva Dillo stare alla con noi. polizia. La polizia ci ha detto di me di lasciare perdere, che non... La polizia dice tante stronzate, mamma, lo sappiamo. Ormai l'abbiamo appurato in tutto questo tempo. Quindi non diamo per forza, non diciamo per forza che sia morto, semplicemente si allontana. Mi piace pensarla così, qualunque cosa sia successa là fuori. Però sono d'accordo con te e quindi chiudiamo tutti l'argomento e cerchiamo di goderci questa bella giornata al lago. Solo noi tre. Perfetto. Mm. E arrivate direttamente al lago di Springfield. In pratica, ovviamente, la macchina arriva a quello che è un piccolo casolare di legno, Mhm. dove comunque ricorda molto quei bungalow, comunque quelle piccole casette vacanze, dove alla fine serve semplicemente come base d'appoggio per andare in giro. Signora, comunque è vestita abbastanza bene, che vi aspetta davanti alla casa. Scendete, si avvicina a voi e si aggiusta un attimo gli occhiali. La famiglia Lewis, giusto? E tuo padre. Sì, sì, siamo noi. Yves, puoi pensarci tu un attimo mentre cerco di togliere tutto quello che c'è dal bagagliaio. Sì, certo. Mi avvicino alla signora, anziana, e le faccio salve, buongiorno. Salve. Sono la signorina Claudette. Se è tutto a posto, non so, vedo. Vabbè, avete portato comunque, vedo un po' di bagagli. Sì, mi piace stare comodi, quindi Ok. sì, speriamo di... So che non è la prima volta che siete stati in zona. Noi abbiamo da poco comprato questo bungalow. La cosa che a un certo punto ti cade dall'occhio Mm. è proprio questo enorme pendente che poi arriva al centro con un simbolo strano. E questo pendaglio sembra proprio quasi come se fosse fatto di ferro, è abbastanza vistoso. Quasi come un distintivo, mettiamolo così. Davvero una bella collana? Ah, questo
Sì, è un cimelio che mi porto sempre appresso. Davvero, davvero bello. È originale di qualche epoca o appartiene tipo alla sua Sì, famiglia? è epoca vittoriana. Bellissimo. Veramente Sì, affascinante. In inglese? sì. Sì, dice che in pratica tenga lontano. Vabbè, sì, tipo le creature. Sì, quelle della fantasia, è presente? Tipo vampiri, tutte queste cose qua. È davvero, davvero affascinante. Non credo esageratamente in queste cose, diciamo che non ne credo affatto, però eh, ha una bella storia, molto interessante. Un gran bel cimelio. Va bene, comunque già tuo padre mi ha pagato tranquilli, ero semplicemente venuto a vedere e a darvi il benvenuto al lago. Ti porge le Forza. chiavi. La ringrazio. Nel caso in cui avessimo bisogno, abbiamo un modo per contattarla e Eh sì, ti passa biglietto da un visita. biglietto da visita e c'è scritto di Arcanum sopra. E siamo più che altro una società che ci occupiamo di diverse cose, tra cui abbiamo fatto investimenti nella zona. Ringrazio comunque della cortesia per le chiavi e per averci atteso. Ma di nulla meno di nulla. E comunque si allontana, prende la macchina e e prende la strada principale diretta verso Springfield. Ok. Tuo padre si avvicina a te con tutti i borsoni addosso. Vabbè, prendi il resto della roba in macchina Parli e... della mamma? Eh? Parli della mamma? Anche la mamma se riesci a tirarla via dalla macchina. Sembra che forse non so se abbia funzionato il piano di venire qua. Sta ancora pensando a Reed, quindi... Non so. Tutti ci pensiamo ogni giorno, però... Vabbè, dai, la butto giù, forza Perfetto. porta dentro le cose. Mentre stai andando verso la macchina, vedi un ragazzo con un cappellino da baseball Mhm. e un enorme borsone verde militare. Crocette gli sguardi e lui... Io ricambio il saluto. Al lago si fa sempre così. Quindi, come lui mi fa accenno, io ricambio e poi batto sul tettuccio della macchina per far scendere mia madre, perché se siamo venuti al lago abbiamo una casa, non c'è bisogno di continuare a giacere in macchina. Dai, mamma, scendi che papà ha preso tutto. Sì, sì. E va dritta verso la casa. E mi tocca trasportare tutto a me, tanto c'è una figlia che ha fatto il militare, ha le spalle grosse lei. E raccolgo le cose un po' borbottando, un po' lamentandomi sommessa, quindi sento lei che fa... Tanto devi fare tutto, no?" E se ne va via. E arriva anche tuo padre che comunque va in macchina, ti dà una mano a caricare le cose. Quando Anche spacchetti le cose, comunque comincia a guardare all'interno ed è semplicissimo, cioè diciamo, fai conto che è tra virgolette un bilocale. Ok. Nella pratica è un enorme soggiorno con il camino. E poi c'è un cucinino, un piccolo frigorifero. E poi c'è una specie di scala lateralmente che porta al sottotetto dove sono stati messi 3 letti. Un matrimoniale e un single. Eh, ok. Hai fame, Ib? Ah, sì, sì, Vado a accendere il fuoco? posso impedirtelo? No, vado a accendere il Perfetto. fuoco. Quindi prende il barbecue, si mette all'esterno e comunque il suo è un barbecue di tutto rispetto. Comunque. Lo Ok. monta proprio in faccia al lago in modo da potersi comunque anche godere La vista. la vista. È un bel luogo. E l'uomo col borsone? L'uomo col borsone, in pratica, fai conto che nel lago, davanti a casa vostra, c'è appunto una banchina. Mhm. Tutto intorno al lago è ovviamente ricoperto di alberi che fanno da barriera naturale il luogo. Dato che è lì su una bella sediolina a sdraio, c'ha il cappellino messo appoggiato agli occhi, sotto gli occhi, ed è messo lì con la canna da pesca che sta pescando.
Io, sapendo che comunque, per quanto mio padre possa essere il re del barbecue e in famiglia le avevamo regalato pure il grembiule con su scritto il re del barbecue, e comunque ci vuole un minimo di tempo per accenderlo e vorrei occupare questo tempo prendendo la canna da pesca e andando verso l'uomo con il borsone. Metto accanto a lui, posizionato dal lato del borsone, e lancio la cosa, la lenza. Alza il cappellino e con un occhio ti guarda. Ah, Sì, salve. sto dando fastidio, se vuole mi No, allontano. no, assolutamente, non ti preoccupare. No, semplicemente mio padre sta preparando il barbecue. Ah, Non tuo sono padre è questa. un fuochista? È un'enorme passione quella sua. Mm, sì. Gli arde il cuore per questa cosa, guardi. Ma siete... Cioè, venite spesso in questo luogo? Venivamo spesso qualche anno fa, poi per un paio d'anni tra impegni ed altro un po' avevamo lasciato perdere e alla fine un po' ci mancava e siamo tornati. Ah no, io è da un paio d'anni che vengo qui. Appunto non vi avevo mai visto. Diciamo che sono tra virgolette nuovo del luogo, ma me la cavicchio a pescare. Appunto, comunque mi è bastato l'anno scorso per capire un po' di trucchi qua su come pescare qualcosa di buono. E riuscirebbe a dare qualche trucco a una amica per non fare la brutta figura con il padre? Diciamo che intorno alle 6, Mhm. stranamente, comunque ci sono dei bei pescioni. Ho pescato delle belle carpe. E tu invece, fammi indovinare. Secondo me tu sei uno sbirro. O qualcosa di simile. Stilista. Stilista. Mm, non No, penso. ex militare. Ex militare. Ah, comunque, maleducato. Mi chiamo Gunshop. Mi giro verso di lui ed erroneamente sfioro il borsone con il piede. Senti come delle barre metalliche. So- Fai Oh, scusa. attenzione al borsone. Scusi, roba delicata, canna da pesca? O solo Roba canne? pesante, però non ti preoccupare. Mi perdoni, purtroppo anche un po' stanchi. Mm, mm, mm. Però fai attenzione. Quindi... Sì, quindi un ex militare abbiamo qui. E Sì, come mai ex, se posso permettermi? ehm, diciamo che la vita da militare certe volte può risultare pesante. E ho preferito dedicarmi di qualcosa un po' più tranquillo. Tipo? Tipo un'agenzia investigativa. Ah, quindi sei doppiamente sbirro. Doppiamente Cioè sei... sbirro. Lo ma sbirro dello sei... sbirro. Cioè, quindi sei uno di quelli là che tipo era stanco di vedere un po' le stronzate che fanno gli sbirri, quindi tipo trattare male le persone, i poveri, tutte queste robe qua, o per qualche motivo particolare? Ovviamente non mi voglio permettere di intromettermi nella tua vita personale, Si assolutamente. figuri, si figuri. Anzi, tipo, mentre continuo a parlare, prende la fiaschetta, lo vuoi in sorso? No, grazie, come se avessi accettato. Ok. E Stomaco dà un bel vuoto, è sorso solo. e la rimette lì. No, ho mollato più che altro perché non lo facevo qua, volevo tornare a casa, la distanza un po' iniziava a farsi pesante. Effettivamente, vabbè, problemi di corruzione e quant'altro all'interno, come se ben sappiamo tutti, ce n'è in abbondanza, non vi è bisogno che la si cerca o la si aspetta. Semplicemente ho voluto un attimo calmare un po' la mia vita perché mi sono resa conto che donavo tutto alla nobile causa della patria e non ho mai donato nulla a me stessa, quindi Certo, alla fine certo. ho preferito donare magari a delle altre persone, ma non alla patria. Quindi ti tocca andare a cercare le mogli o i mariti che stanno tradendo il proprio compagno, capisco, Già, già, certe capisco. volte risulta più divertente di quello che sembra effettivamente. Ah, è divertente? No, no, Ok. no, non sempre, non sempre. Però certe volte le vicende sono davvero Ah, intricate. beh, sicuramente, lungi da me anche giudicare questo, cioè.
Ma comunque, Se dovesse mai aver bisogno di un investigatore privato, di un ex militare o di una persona che non sa pescare, può contare su di me. beh, diciamo che su due di queste tre cose sono abbastanza bravo, quindi diciamo che Militare anche lei? una sorta. Diciamo, per un periodo l'ho fatto anch'io. Ho fatto al solito la scuola, tutte quelle stronzate che si fanno. Ero abbastanza bravo a sparare, però poi dopo un po'... Vabbè, mi hanno mandato in Afghanistan, questi posti qua, quindi... E allora posso soltanto muovervi cioè il mio onore per voi. No, ma non ti preoccupare. Torno nella mia casetta e vado a mangiare. Ci becchiamo dopo in caso. E poi prende tutto e si allontana. Noti che tra le barre di legno del molo Mhm. trovi un proiettile. Il calibro è quello di un M16, di un fucile d'assalto. Ok. Con la maglietta lo ripulisco dalle impronte e con l'ausilio della maglietta lo rincastro lì dov'era. Ok. E tuo padre comunque ha preparato cioè ha preparato da mangiare, ha preso gli hamburger e c'è tua madre che è seduta su una sediolina di plastica A contemplare il cazzo che proprio. guarda proprio dritto il lago quasi senza... così con un sguardo abbastanza vuoto. E fa, tieni tesoro e portalo anche alla mamma. E lui mentre sta scrostando Il bar. E glielo porgo. Grazie tesoro. Lo mangio. Tipo, mi siedo e gli faccio. Non, non riesce a capire quanto sta facendo papà per tutti noi. Sì, ma avrei preferito non venire qua. Le parole sono molto più importanti di quello che sembrano e ce l'avevi insegnato proprio tu. E capisco che sia un peso, però papà lo sta facendo per tutti noi e non è giusto. È da troppo poco che è sparito tuo fratello. Cioè, o almeno per me. Era Non un sto, così bravo non sto, ragazzo, non meritava. non sto giudicando né lui la persona che fosse, tantomeno te come stai gestendo le emozioni. E non sto giudicando le tue emozioni, ma mm, non... cioè, sì, mi piango addosso come si piange papà addosso, come tu ti stai piangendo addosso. Però papà sta facendo l'impossibile. L'impossibile per provare a trascinarti via, perché lo fa per te, non lo fa per me, perché noi arranchiamo, noi andiamo avanti. Tu sei ferma al punto di 2 anni fa. E lo so il male che fa, perché l'ho provato il male che fa. Mm, ma per quanto detesto dire questa cosa, non dico che dobbiamo andare avanti, che dobbiamo puntare alla Luna, che dobbiamo puntare a Marte, ma dobbiamo puntare quantomeno al giorno dopo. Quantomeno ringraziare papà. Che senso ha vivere nel rimorso, vivere nelle lacrime, se queste non aiutano a guarire? Che senso ha piangersi addosso se queste poi non guariscono? Vedremo. Mi alzo e ne vado. Fai conto che più o meno verso le 5 e mezzo, dopo che state montando tutto quanto, vedi che alla casina dove c'era la gun shop, lui apre la porta, chiude la porta, sul borsone, la canna e la borsa frigo. Comunque, tuo padre arriva, comincia a montare, cioè comunque va al molo, comincia a montare più canne, perché lui fa, sai, quelle pesche multiple che si fanno, che mette Tipo il più traino. canne. Sì, sì, sì. Ok? Quindi mette tre canne più un paio, più poi mette due sedioline, una accanto all'altro. E comincia a preparare tutto quello che serve. Salve famiglia Luis? Sì, sì, salve, buongiorno. E lui si rimette lì, carica la canna, la tira, si rimette seduto, cade il cappellino. Siete lì, passano comunque
un paio di ore, ce la fate, tirate una bella carpa. E tuo padre è bello contento. Ora questo, ora sai che faccio? Ora accendo il fuoco e questo lo mangiamo questa sera. Vedi che tuo padre entra dentro. Smantello tutte le canne, le cose che ha lasciato là. Vedi che Gunshop per un attimo è silenzioso. Si alza il cappellino e sta in silenzio, come se stesse ascoltando qualcosa. Cerco di captare anche io il suono. Cioè, non parlo e cerco di capire cosa sta sentendo. Senti dei rumori come di stivali Mi giro pesanti. immediatamente verso il bungalow. Gunshop si gira e ti fa: hai sentito anche tu? Sì? Non dovremmo essere i soli? In teoria. Corro verso il bungalow. Mentre stai correndo e sei ancora nel molo, senti un colpo di fucile pesante e capisci che hanno sparato da dentro il bungalow perché si rompe il vetro e, e tu ti giri di botto e a un certo punto senti ping e vedi dietro di te Gunshop come se avesse preso il borsone e lo stesse usando come scudo. E il proiettile fa un buco, ma dal calibro del fucile dovrebbe essere molto più grande. Poi a un certo punto lui apre un po' il borsone, vedi che esce una mitragliatrice dal borsone e comincia a sparare contro la casa. Vedi che comunque è una mitragliatrice di un calibro abbastanza pesante. Appunto, la posizione con cui tiene le cose è abbastanza strana. Si riesce comunque a tenerlo a due mani e cammina con la mitragliatrice sparando all'interno del bungalow. Ci sono dentro! Urlo comunque questa roba nel frattempo che mi dirigo a questo punto verso il bungalow. Si è creato quasi uno scontro a fuoco. Altri stanno sparando con fucili d'assalto da dentro il bungalow. E vedi che lui comunque quando gli sparano di risposta, lui riesce a coprirsi col borsone. I colpi vanno tutti sul borsone e continua lui a sparare imperterrito contro il bungalow. E uno dei tipi viene preso e cade, senti che cade a terra. Ma faccio una cosa, faccio il giro del bungalow. Tu ti sei avvicinata, c'è una finestra aperta. Hai intravisto all'interno, vedi 3 corpi di militari a terra. Ti sembrano dei militari al primo acchitto, perché comunque sono vestiti con equipaggiamento tattico, dei fucili d'assalto. E poi all'interno c'è tanta confusione. E quando tu guardi verso la finestra, senti una pedata contro la porta d'entrata, che è dal lato opposto del tuo. Però dalla finestra riesci a vedere un tipo che sta tenendo con un coltello tuo padre alla gola. E gli fa: Gunshop! Smettila di sparare! Abbiamo un ostaggio! E dall'altra parte senti Gunshop che risponde: a me che cazzo me ne fotte? Perché siete venuti a rompermi i coglioni? Gunshop, lo sai benissimo perché siamo qua. Smettila di usare i tuoi trucchetti magici e metti sulle mani. Sei in minoranza numerica. Tolgo gli stivali, voglio entrare dal retro. Voglio prima accertarmi che non ci sia nessuno al retro. Entri piano piano nel retro e vedi tua madre senza vita su quello che è il divano, con alcuni fori di proiettile addosso. Una smitragliata. E poi senti Mi acceco di rabbia. Corro verso la direzione di mio padre. e vedi che a terra c'è il soldato che stava tenendo tuo padre, che non sembra morto. Lo senti tipo e poi sopra di lui c'è il corpo, cioè c'è tuo padre. Senti all'esterno: signorina, non ti muovere. Imbraccio il fucile. Esco fuori. Ok, vedi lui con la mitragliatrice. Ci sono ormai rimasti pochi colpi. E lui sta mirando verso di te. Lo so che se mi vuoi prendere mi prendi.
Non sono affari miei quelli. Voglio vedere se mio padre è vivo. Ok, tu vedi tuo padre, ovviamente senza toccare né niente, diresti che è morto, però il soldato sotto... Ah, Voglio vedere che faccio col tipo, se per me. figlio di puttana! Non Eh, ti fidare di lui, ti ammazza! no, perché voi invece no, gli prendo e gli sparo un proiettile anche sulla caviglia al tipo. Ah! Poi lancio il fucile a terra, non me ne Brutta frega un troia! cazzo. Provo a vedere mio padre le condizioni di vita di mio padre. Cioè, Mentre giri tuo padre, capisci bene che tuo padre è morto. ok, mi giro e provo a sparare a gunshot. Non c'è più. E allora afferro per il collo il tipo a terra e urlando gli faccio chi cazzo siete voi? Fermati, fermati, sono dalla tua parte. Lo so, può non sembrarlo, ma sono dalla tua Gli parte. affondo tipo le unghie nella carne del collo. Gli faccio ti ho detto chi cazzo sei? Siamo dei cacciatori. Che cosa Dei cazzo cacciatori. siete? Cacciatori di che cosa? Quello è un cazzo di stregone di merda. Non esistono le streghe e continuo ad affondargli sempre di più le unghie nella carne. Che cazzo di cacciatori siete? E senti, e un colpo ti passa nella gamba e cadi a terra. E vedi Gunshop che non ha più la mitragliatrice che aveva prima, ma una specie di fucile da caccia. Io, cioè, seduta a terra, prendo il fucile e provo a prendere la mira verso di lui. Quando tu prendi il fucile, lui in bocca no, spara al fucile che si allontana da te. Quello che Ci mi spieghi cosa cazzo ti abbiamo fatto? Ok. Lui si mette tra te e l'altro tipo che c'è a terra. Lui... Figlio di puttana. Signorina, te l'avevo detto di farti gli affari tuoi. No, mi sembra che tu abbia sparato alla mia famiglia così all'impazzata. Si è messo tra me e i cacciatori. Vero, mio caro amico? E tipo prende un coltello e lo passa tipo nella ferita che gli hai fatto alla caviglia. E lui, ah, figlio di puttana! E tira fuori via il proiettile dalla caviglia. E quindi, signorina, cosa dovrei fare con te, puntandoti il fucile? Io non so neanche chi cazzo tu sia. Tu sei venuto qua. Non avevo, credimi che non avevo neanche la minima intenzione né di imbracciare un cazzo di fucile di merda, né di avere a che fare con uno squilibrato del cazzo. Beh, di combattiva sei combattiva. E si rimette il borsone sopra. Si mette la mano in tasca ed esce una pistola. Beh, spero che ti ricorderai di me. Gunshop, eh? E ti buca la mano e il dolore è atroce comunque tra la gamba e la mano. Ma tranquilla, sono sicuro che ci rivedremo. Lancia la pistola, la sua pistola accanto a te e si allontana diretto verso il retro della casina, dove ci dovrebbe essere, diciamo, il parcheggio. E senti L'adrenalina è ferita un aperta, non mi rumore sembra di molto protetto. sgommata e ovviamente anche il suono di un pick-up più che una macchina che si allontana. Il figlio di puttana è scappato. Veniteci a recuperare. Abbiamo 5 morti e 2 feriti. Veniteci a recuperare. Tu perdi i sensi. Tu sei su un letto, con letto sembrerebbe un letto d'ospedale, e intorno a te hai i teli bianchi. Però non c'è il rumore di un ospedale. Tu hai ovviamente una flebo attaccata e dei In bandaggi. giro per il corpo. Ma ovviamente nella mano e nella gamba dove sei stata sparata. La figura di Claudette ti appare accanto, aprendo una delle tende. Yves, ci siamo svegliate. Cazzo sono. Non ti preoccupare, sei all'interno dell'Arcanum. Benvenuta.
Ti abbiamo recuperato insieme a Likan, ma non è messo molto bene lui. Ehm, Ovviamente non so se sai cos'è accaduto alla tua famiglia. Loro stanno bene. Ah, purtroppo sono stati uccisi da... Ah, conosci quel nome? Avete affittato il bungalow accanto al nostro? Sì, non pensavamo... Avevo affittato utilizzando un nome fittizio e non pensavamo che lui fosse lì. Poi lo abbiamo scoperto quando sono venuto a trovarvi e non doveva andare come è andata. Ci dispiace tantissimo e ovviamente ti pagheremo tutti i danni che sono stati inflitti. Ah, esattamente una famiglia quanto costa, Tida? Claudette? Yves, non dovevano morire i tuoi genitori, Certo che no. eh, è un po' difficile da spiegare. Ah no, è semplicissimo invece, è davvero molto semplice. Avete messo non so chi cazzo siate, tu e la tua gemmina del cazzo che allontana gli spiriti, e mettiamo in mezzo dei civili che non c'entrano assolutamente un cazzo e li facciamo fucilare. Perché questo non è Stati difficile da noi. spiegare. No, è qualsiasi organizzazione, cosa siamo l'Arcanum? Non c'è un cazzo di arcano. Siete soltanto un pugno di squilibrati, di matti, di deficienti. Cioè, volevi fare l'agente immobiliare? Facevi l'agente immobiliare. Vuoi fare l'agente segreto? Facevi l'agente segreto. Le stesse cose non le puoi fare insieme. Ma appunto abbiamo pagato dei Non me ne frega un cazzo dei soldi, cacciatori Claudette. Non me ne può fregare un cazzo dei soldi. Mi puoi dare tutto l'oro di questo cazzo di mondo. Mi hai tolto tutto, non mi è rimasto niente. Non siamo stati noi, ripeto, è stato Gunshot a uccidere la tua famiglia. Uno di qualsiasi cosa sia, quel coglione che di là sta morendo, e potrei esserne soltanto soddisfatta di assaporare, di odorare l'odore della sua morte. Ha Sì. preso un civile, gli ha puntato un coltello alla gola e poi l'ha utilizzato come scudo e farlo fucilare. Quindi avrai di rispetto se non mi dicessi niente, che io vado là e gli faccio venire una bellissima trombosi semplicemente schiacciando quella cazzetta piccola di soluzione salina. Carissima Claudette, Hai ragionissimo. direi Non sapevamo che avesse preso non importa se li uno della tua conoscevate, famiglia. non importa se era della mia famiglia, era un civile. E qualunque cosa che date caccia ai rospi o che date caccia ai fantasmi, dovete farlo da soli, senza Per nessuna precisi, conseguenza. quello era uno stregone. Ok, piacere, Magamagò, idiota. Cos'ha? Il calderone magico? Come si chiama? Mago Merlino nella sua seconda vita? Che cosa cazzo ha di magico? Armi? Beh, dal 700 in poi le armi non sono più magiche, sono considerate dei beni comuni in questo posto di merda. Yves, se ti dicessi che abbiamo studiato un po' su di te e sappiamo che tuo fratello è stato preso da un vampiro, cosa ne penseresti? Che fate un assurdo uso di droghe. I vampiri non esistono. Come non esistono i fantasmi? Come non esiste nulla. Cioè, se a te piace mettere il sale sulle pietrine e metterle al sole per ricaricarle dell'energia del dio sole, del dio Ra o qualunque dio voi crediate, non vuol dire che esiste, vuol dire che esiste forse solo dentro la vostra testa. Quindi qualsiasi ricerca che voi abbiate fatto, che sia stata su di me, che sia stata sulla mia cazzo di famiglia, che sia stato su mio fratello, non posso credere che esistano vampiri. Ah sì?
Allora, accanto a te c'è la pistola che ti aveva lasciato Gunshop, la riconosci? Prende la pistola, la mette tra le sue mani, vedi che il simbolo che ha si illumina, le sue mani si illuminano pure, e la pistola diventa una barretta d'acciaio. E ora?